Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti al vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Come state? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un video molto interessante. Parleremo della zona nevralgica del gioco e della nostra squadra, il centrocampo ragazzi. Il centrocampo perché? Perché un centrocampo impostato nella corretta maniera, un centrocampo funzionale per quello che è il nostro gioco, ci fa veramente svoltare e ci renderà migliori le nostre partite, sia in termini di qualità di gioco espressa ma anche poi di nostro divertimento, perché comunque saremo in grado di liberare alcuni giocatori, di liberare degli spazi dove poter far male all'avversario. Prima di andare avanti e quindi di continuare il video, vi ricordo dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo. Tramite il link che trovate in descrizione supporterete il canale, è completamente gratuito, sono due piattaforme, Amazon la conosciamo tutti, Gamivo una piattaforma videoludica della quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ridotti. A voi, ripeto, non vi costa niente passare dal link che trovate nel mio canale, a me invece farete un grande favore. Sono aperti anche gli abbonamenti, sempre per il discorso crescita ragazzi del canale, hanno dei costi veramente irrisori, con tanti contenuti però dedicati agli abbonati e ripeto, non è un costo ma semplicemente un motivo e un modo per far crescere il canale e sviluppare ancora di più contenuti dedicati agli abbonati. Andiamo ragazzi subito a vedere invece di che cosa stiamo parlando e vi faccio vedere, quindi partiamo dal mio modulo. Io in questo modulo l'ho impostato appunto con un centrocampo a 4, un rombo, perché comunque è probabilmente il modulo che dà più possibilità di manovra a livello di centrocampo, comunque uno di quelli che ci fa palleggiare maggiormente, proprio per spiegarvi questo, quindi per spiegarvi come è importante il palleggio. Certo che ragazzi, giocando con un contropiede rispetto a un possesso palla lo noteremo molto meno, perché i giocatori per stile di gioco e se avete dei dubbi appunto riguardo gli stili di gioco, andatevi a recuperare il mio video che trovate sul canale dove spiego tutti gli stili di gioco. Per stile di gioco, dicevo, quindi tenderanno ovviamente a buttarsi molto di più in avanti, quindi ad attaccare di più la profondità, a differenza magari di un possesso palla dove invece avremo la possibilità di fraseggiare molto di più in maniera orizzontale. Il centrocampo perché ragazzi? Il centrocampo perché ogni chiaramente zona di campo ha la propria importanza, la difesa per certi aspetti, l'attacco chiaramente devono fare gol, il centrocampo però ragazzi invece è quella zona che fa proprio da tramite, e facendo da tramite è la zona nella quale vengono fatte le azioni decisive per andare poi in porta o allo stesso tempo difendere in maniera decisiva per evitare di lasciare la difesa scoperta e magari di prendere gol. Quindi ragazzi bisogna essere bravi a centrocampo, perché se non si è bravi a centrocampo ragazzi, pensate, non riusciamo magari a mandare in porta gli attaccanti e quindi non facciamo gol, non riusciamo a proteggere bene la difesa, di conseguenza ragazzi rischia che prendiamo tanti gol. Quindi dobbiamo andare a capire come impostare bene il centrocampo e soprattutto come renderlo più funzionale per noi, perché poi ragazzi ci sono mille teorie, ma va messo il CC o mettere il CC al posto del mediano, due mediani, due CC, tre mediani. Ragazzi, sono tutte cose diciamo sulle carte, così come stiamo vedendo adesso il modulo, tutte cose di la maggior parte di chiacchiere. Sta poi a noi capire in campo come realmente ci troviamo bene, se con un mediano, con un CC, con due CC, con due mediani, con un mediano e due trequartisti. Ragazzi, bisogna capirlo semplicemente giocando, provando gli stili di gioco, provando i giocatori, capendo quali carte sono più adatte per il nostro gioco. E quindi ragazzi, questo video appunto spero che vi sia di consiglio riguardo questo. Lo proveremo ragazzi questo modulo in allenamento sia con il contropiede veloce, che tanto insieme al contrattacco sono gli stili probabilmente più utilizzati, e anche però con il possesso palla, quindi andremo a vedere un po' quelli che sono i due estremi, no? Uno che si buttano molto in avanti e l'altro invece che rimangono molto di più in posizione aspettando chiaramente il pallone. Andiamo ragazzi subito in allenamento. Ok ragazzi, eccoci qui in campo. Come dicevo, il modulo attualmente lo sto lasciando come era nella schermata di prima.
Ora lo andremo appunto a vedere con il contropiede, quindi andremo a vedere com'è importante palleggiare con il contropiede per liberare gli spazi, per far mettere bene i nostri giocatori in campo, quindi farli ricevere correttamente il pallone e magari liberare qualche spazio interessante per un cross o per un tiro addirittura. E poi lo andremo a vedere quindi con il possesso palla. Allora iniziamo ragazzi quindi l'azione, no? Noi iniziamo sempre la partita, almeno io di solito cerco in prima battuta di non lanciare subito in avanti, ma di cercare un minimo di palleggio, anche perché ragazzi il minimo di palleggio ci fa salire la squadra in maniera più corretta, avere quindi più supporto, ma soprattutto, non so se lo sapete, diciamo, è un antidoto contro lo script e contro quindi le cattive giocate, perché il palleggiare, questi giocatori di eFootball hanno praticamente una mente, e se vedono che già dall'inizio della partita noi tendiamo a sbagliare chiaramente passaggi, cosa faranno? Inizieranno a sbagliarne non uno, non due, ma tanti, e di conseguenza iniziamo la partita con un handicap, quindi che abbiamo la squadra che non riesce a fare due passaggi. Allora ragazzi, parliamo subito già, intanto come si è visto in questa azione, del pressing. Il pressing del centrocampo deve essere ragazzi un pressing secondo me importante, o comunque dipende un po' ovviamente con che modulo e con che stile di gioco stiamo giocando, però ragazzi deve essere un pressing, insomma a me non mi piace una squadra che rimanga lì attendista, una squadra quindi che aspetti troppo. Io voglio una squadra che cerchi di riconquistare subito il pallone. Però ragazzi come? In maniera comunque composta e ordinata, cioè non è che dobbiamo andare tutti alla ricerca di questo pallone. Perché? Perché ragazzi poi se no rischia che si creino dei buchi incredibili. Quindi è per quello che è importante saper anche come utilizzare il pressing, poi magari su di quello ci faremo un video dedicato appunto come pressare in maniera efficace e corretta proprio lì nella zona del centrocampo, perché poi tanto ragazzi si sa, la maggior parte dei palloni vengono riconquistati in quella zona lì. Quindi quando ragazzi sono in difficoltà, io ho notato che molti di noi, compreso io, cosa succede? Siamo in difficoltà, non riusciamo a trovare spazi e allora filtrantone in avanti sperando che magari il Mbappé, il Eto'o o il Rummenigge di turno prendano la palla e cercando di vincere qualche rimpallo o qualche, insomma, qualche contrasto, possano andare a fare gol. La soluzione ragazzi è questa: quando noi non troviamo spazio, come in questo caso che sono tutti marcati, si torna indietro, se necessario anche dal portiere ragazzi, si dà la possibilità alla squadra in questa maniera di rimettersi in maniera corretta. Quindi si fa una sorta di reset, ci si rimette in maniera corretta e si tende a ricercare l'azione. Vedete ragazzi quanti spazi riesco a liberare in questa maniera? E l'avversario chiaramente, poi ovvio, ci sono avversari che sono forti e riescono a chiuderci bene gli spazi, però comunque diciamo che lo andremo a mettere un pochino in difficoltà, perché abbiamo fondamentalmente ragazzi sempre la palla noi e quindi di conseguenza anche per lui diventerà poi difficile riuscire a capire dove stiamo andando e in che direzione passeremo la palla. Importante quindi ragazzi, i centrocampisti oltre che essere bravi con i piedi devono essere quindi anche dei buoni mastini ragazzi. Perché? Perché se io metto un centrocampista che non conquista palloni è ovvio che avremo un po' di difficoltà a riconquistare palla, ma se io magari al centrocampista forte tecnicamente, vedi Pirlo, vedi Verratti, vedi qualcun altro, insomma, ci abbino un centrocampista invece tosto, fisico, che fa anzi del riconquistare la palla il suo forte, vedi ecco un Gilberto Silva come ho io, un Casemiro, un Vieira, ragazzi lì chiaramente un Davids, lì ragazzi diventa chiaramente complicato per l'avversario riuscire a superare il nostro centrocampo, e per noi invece diventerà un pochino più semplice riuscire a cercare a creare delle belle azioni, quindi a fare gol, quindi riconquistare subito palle e via dicendo.
Ragazzi, avete visto comunque che anche con il contropiede quanto possesso riesco a fare? Cioè io sono già un po' che sto praticamente palleggiando e solo in poche occasioni l'avversario è riuscito a riconquistare la palla. Perché? Perché comunque vedete, io quando non ho spazio torno indietro e mi si aprono altri spazi, quindi magari uno spazio che avevo mi si è chiuso perché l'avversario è stato bravo a chiudermelo, e io a questo punto torno indietro qui da Gilberto e ricomincio da capo. Torno indietro, cerco qui il passaggio, lo scarico, vedete, adesso lì io ho esagerato, potevo eventualmente andare e infilarmi con Messi e cercare il tiro a giro, comunque però è per farvi capire. Dobbiamo ecco stare attenti ragazzi quando perdiamo palla. Quando perdiamo palla, ricordiamoci ragazzi, cerchiamo di non far uscire mai subito la difesa. La difesa deve essere l'ultima cosa proprio che andiamo a toccare, perché se tocchiamo subito i difensori centrali si creerà uno spazio, chiaramente un buco, una voragine nella nostra difesa, che con un avversario bravo davanti, soprattutto di quelli che troviamo in divisione 1, divisione 2 e via dicendo, prendiamo gol ragazzi, perché gli diamo proprio l'assist per farci gol. Quindi ragazzi, questo è addirittura con 2 trequartisti e con contropiede. Andiamo a vedere invece ragazzi con il possesso palle, magari a questo punto per renderlo ancora più diciamo credibile e veritiero questo discorso che stiamo facendo, ci mettiamo anche un CC, quindi anche se un giocatore chiave però da CC con possesso palla. Piccola premessa, l'overall di squadra mi si abbassa, chiaramente i miei giocatori con questo stile di gioco, con questo allenatore non si muoveranno in maniera del tutto performante, però comunque un minimo di più saranno sicuramente vicini rispetto a un contropiede veloce. E lasciamo così ragazzi, semplicemente col possesso palla. Quindi la squadra chiaramente col possesso palla cosa succederà? Sarà un pochino più bassa, un pochino più attendista, è la cosa diciamo che a me non mi fa impazzire, però ragazzi ovviamente non può essere una squadra che pressi troppo alta, perché altrimenti si sfilaccerebbe troppo e si perderebbe appunto quello che è il concetto di possesso palla, quindi giocatori vicini, giocatori più compatti. Ecco ragazzi, col possesso palla ovviamente viene molto meglio, perché i giocatori proprio quando mi vedono lì in quella zona di campo tenderanno praticamente a venirmi incontro. Addirittura qui avete visto con uno scarico, un 1-2, riesco ad andare al tiro. Ovviamente con questo stile di gioco non avremo la stessa profondità che avremo col contropiede, però ragazzi appunto questo discorso va capito, semplicemente è soggettivo e bisogna capirlo da noi quale è lo stile predominante che ci piace di più utilizzare. Vi faccio vedere ragazzi magari qualche azione. Qui è stato bravo, anche un po' fortunato, però comunque ragazzi è per rendere l'idea. Quindi passo la palla, non ho spazio, me la ripasso, non ho spazio ragazzi, vedete, non ho spazio, quindi senza fretta rincomincio di nuovo, giro il mio. Poi ragazzi, avete notato come i giocatori si mettono sempre bene con il corpo? Perché? Perché gli do il tempo. Quando invece noi ragazzi giochiamo solo di filtranti, solo quindi di passaggi lunghi, ovviamente ragazzi non ho tutto questo tutta questa diciamo predisposizione da parte dei giocatori di mettersi correttamente. Perché? Perché anche loro vengono a volte magari un po' presi di sorpresa, e quindi capite bene ragazzi che non si metteranno sempre bene con il corpo. Quindi queste ragazzi comunque in sostanza erano le azioni di attacco, abbiamo visto il fraseggio. Adesso andremo a vedere quelle della difesa ragazzi. Poi ragazzi, questo modulo, il bello è che volendolo possiamo chiaramente anche modificare, cioè io qualora adesso decidessi di fare magari sto vincendo, ecco, quindi voglio un pochino coprirmi, qui posso metterci ad esempio in panchina mi sono portato un Vieira, ci metto un Vieira che è un gran riconquista palloni, e quindi comunque li posso anche abbassare così un pochino.
quindi comunque ragazzi do molta più compattezza al mio centrocampo, sempre con possesso palla però, quindi sempre con uno stile di gioco importante. In questa situazione ragazzi stiamo parlando di difesa, di conseguenza appunto è importante avere, oltre che dei piedi buoni, che comunque io per fortuna ho in ogni caso sia in fase di attacco che in fase di difesa, è importante però soprattutto, come dicevo prima, riconquistare i palloni. Quindi ragazzi adesso avremo la squadra avversaria che ci tenderà ad attaccare e vediamo un pochino come dovremo quindi andare a pressare. Innanzitutto ragazzi il pressing, come potete notare, inizia dagli attaccanti, quindi non dobbiamo subito immediatamente uscire con la nostra difesa o col nostro centrocampo, ma prima di tutto dagli attaccanti. Dopodiché, una volta riconquistata palla, solito discorso, quindi giro un pochino per trovare gli spazi. Qualora non li trovassi ragazzi si torna indietro fino a che non ho il buco per andare a fare gol. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Vediamo ragazzi, ci facciamo riattaccare dall'avversario. Adesso io farò un pressing e basta, ma senza riconquistare palle, in modo tale proprio da arrivare quasi al centrocampo. Eccolo qui ragazzi, quindi subito pressing e dopo che riconquisto palla immediatamente ragazzi si riprende, si gira. Poi ovviamente io adesso lo sto accentuando, ma voi chiaramente senza accentuarlo potete prendere spunto e vi accorgerete che comunque si libereranno molti più spazi. Vediamo ancora un'azione per la difesa, quindi qui faccio un pressing passivo ragazzi in questa zona di campo. Ovviamente fossi in una partita vera cercherei di riconquistare subito la palla, non è che aspetterei che mi arrivino in porta per iniziare il pressing, però ragazzi comunque siamo riusciti anche non volendo a riconquistare subito palla. Perché? Intanto perché comunque questo modulo lo permette, perché riempie bene il campo e di conseguenza ci dà un uomo sempre dappertutto, ma poi perché comunque ragazzi dicevo con uno stile così come il possesso palla, ma cercando continuamente passaggi ragazzi, vedete bene che i giocatori tenderanno sempre a mettersi bene con il corpo, quindi a cercare di ricevere bene la palla. Niente, non siamo riusciti a segnare. Palleggiamo ancora ragazzi finché non trovo lo spazio per andare in porta. Quindi ragazzi, questo era fondamentalmente tutto. Credo di essere stato abbastanza esaustivo, quindi vi ho fatto vedere sia la fase di attacco, quindi sia la fase di difesa. Per la fase di difesa ragazzi dobbiamo cercare secondo me di pressare alti ma in maniera composta, quindi faccio uscire, nel mio caso che avevo il rombo, faccio uscire magari prima il centrocampista di sinistra, poi se l'azione si sposta a destra quello di destra e via dicendo. Il mediano cercare di lasciarlo proprio per ultimo e la difesa proprio ancora dopo il mediano, cioè la difesa dobbiamo cercare di non toccarla proprio perché altrimenti creiamo dei buchi. In fase quindi di attacco sempre come supportare, qualora trovassi degli spazi chiusi ragazzi ricominciare da dietro. Il meccanismo fondamentalmente sia della fase di attacco che quella di difesa qual è? Quella di cercare sempre uno scarico vicino, quindi non sempre filtrantoni, non sempre passaggi lunghi, ma cercare sempre magari quando troviamo degli spazi chiusi di tornare indietro. C'è il nostro mediano che nel nostro caso appunto ve lo faccio rivedere, era un collante che quindi starà sempre lì ed è per questo anche che io vi consiglio magari questa predisposizione anche come stile di gioco ai giocatori, perché comunque si palleggia anche abbastanza bene con il contropiede. Quindi siamo in attacco ragazzi, non troviamo spazi commessi, ricominciamo da Gilberto.
Gilberto poi la scaricherà a Ronaldinho o a De Paul, magari nel frattempo si avvicinerà Messi, Messi magari nuovo chiuso quindi ritorna da Gilberto. Ragazzi, bisogna sempre stare lì a passare la palla fra questi quattro signori, perché? Perché poi nel momento in cui si crea invece uno spazietto per Rummenigge o Mbappé, siamo pronti a dare l'imbucata e a farlo segnare. Ovviamente non sarà così semplice farlo sempre, perché anche gli avversari cercheranno a loro volta di riconquistare palla, adotteranno anche loro delle tecniche specifiche per riconquistare subito pallone. Però ragazzi, noi dobbiamo provare e soprattutto poi alla fine della fiera divertirci e cercare di creare un gioco, insomma un modo di giocare che a noi ci piaccia e ci colpisca. Questo tipologia di centrocampo, ragazzi, è molto funzionale. Possiamo metterci al posto di Gilberto Silva, se vogliamo, un incontrista, ma con la carta comunque difensiva. Qui possiamo metterci un altro, qui questo Digno non ha la prolifica, ma va benissimo anche un tra le linee o un giocatore scusatemi, un regista creativo, visto che dall'altra parte abbiamo già un giocatore chiave. Un onnipresente, se vogliamo, insomma, le carte poi, ragazzi, lascio a voi la libertà di sceglierle. Io diciamo che quelle che vi consiglio sono queste che vedete in questo video, perché attualmente sto utilizzando queste e mi ci trovo bene, ma delle volte, ragazzi, anche io cambio e devo andare a tentativi, quindi provo un onnipresente e mi ci trovo bene, magari poi metto un tra le linee e non mi ci trovo più bene. Bisogna innanzitutto capire bene che cosa fa quella carta esattamente, come movimenti, più o meno come si andrà a muovere in campo. Però poi, ragazzi, è la pratica quella che conta di più della teoria, perché poi magari la teoria ci dice che quel giocatore deve fare certi movimenti, non li fa, e magari ci troviamo bene con un altro giocatore che invece non pensavamo di trovarci bene. Quindi è sempre tutto da provare, ragazzi. Provate questo modulo, provate questo che vi ho detto magari già da oggi in partita, e vi accorgerete che grazie a questo piccolo consiglio sicuramente riuscirete a sviluppare delle azioni migliori e a dare magari qualche imbucata in più alle punte. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, un saluto a tutti dal vostro Luca Taran, alla prossima, ciao!